Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi per il ciclo degli autori sul Novecento ci occupiamo di un autore che a me piace moltissimo, che è davvero molto interessante, che si fa molto poco anche a scuola, anzi spesso si salta, ma che è molto utile perché funge da collegamento tra vari autori come ad esempio Svevo, D'Annunzio, Pascoli e molti altri che poi citeremo nel corso della nostra trattazione. Vi anticipo già che prossimamente faremo una lezione molto lunga, almeno di un'ora e mezza, dal tema che cosa resta da fare al poeta, qual è nel Novecento la funzione del poeta, e vedremo che Umberto Saba risponderà: al poeta non resta altro che la poesia onesta, e poi ragioneremo su questo concetto di onestà. Oggi invece ci occupiamo di Guido Gozzano e in particolare, come avete visto dal titolo, parleremo della signorina Felicita, ovvero la felicità. Leggiamo insieme questa poesia e la commentiamo. Io prendo il componimento da questa raccolta a cura di Pier Vincenzo Mengaldo, tratta da poeti italiani del Novecento della Mondadori, una raccolta molto imponente che raccoglie appunto i principali autori del Novecento. Autore dei colloqui, infatti questa poesia è tratta proprio dalla raccolta I colloqui, e come già si evince dal titolo, la signorina Felicita, ovvero la felicità, racchiude metaforicamente l'intera poetica dell'autore. La signorina Felicita rappresenta metaforicamente, è l'incarnazione della reificazione del poeta, cioè della riduzione in cosa del poeta, rappresenta quella deliricizzazione, quell'abbassamento lirico notevole, perché ora la felicità è racchiusa in un'unica e semplice creatura, la signorina Felicita, e vedremo il motivo di questa mia affermazione nel corso della poesia, nel corso della lettura. 10 luglio, Santa Felicita, cioè nel giorno del suo onomastico, il poeta ricorda questa donna, è l'onomastico di Felicita, e quindi vedremo che tutto il componimento poggia le sue fondamenta sul ricordo, sulla memoria, rievoca un tempo passato, un tempo perduto, e già questo è la prima spia, insomma il primo sintomo di un disagio enorme. Il poeta non vive, si nutre di ricordi, perché la sua vita non è più quella attuale ma è quella passata, rievoca un mondo che ormai è morto e sepolto per sempre, che non esiste più, perché ora il poeta viene escluso dalla società. Siamo agli inizi del Novecento, è già esplosa la seconda rivoluzione industriale, la logica è quella del profitto, ormai lo abbiamo capito, e il poeta viene emarginato. La stessa cosa che succede anche a Werther e a Jacopo Ortis, alla fine opteranno per il suicidio eroico, non rimane che la morte, quindi uscire di scena, come diceva Seneca, proprio perché in questo mondo non si riesce più a vivere. E vedremo poi alla fine della poesia che la stessa cosa viene pensata anche da Guido Gozzano. Lui muore nel 1916 a causa della tubercolosi, quindi viene colpito dalla TBC, ma quando arriveremo poi verso la metà di questo componimento vedremo che il poeta afferma: ed io non voglio più essere io. Il poeta rinnegherà se stesso, la propria identità. E che cosa rimane a un poeta se gli si toglie il suo ruolo, la sua funzione chiave? Assolutamente nulla. Come diceva già Baudelaire alla metà dell'Ottocento, il poeta ha perduto l'aureola, è quell'albatro che è stato detronizzato e sbeffeggiato e deriso dai marinai. Gli viene messo il cappello in testa, la pipa in bocca, e viene continuamente deriso ed esposto al pubblico ludibrio. E poi aggiungerà anche: io mi vergogno, sì, mi vergogno d'essere un poeta. Non vuole più esserlo e addirittura se ne vergogna. Vedremo che cercherà in tutti i modi, come Saba, di vivere la vita di tutti i giorni, quel desiderio profondo, viscerale di normalità, di mediocrità, di una vita semplice, comune a tutti gli uomini. Perché? Perché sa e sente di essere profondamente diverso. Il poeta ha un dono, quello di cogliere la realtà che giace dietro le cose, vede oltre il velo di Maya, come dirà anche Schopenhauer, come sapeva molto bene Gabriele D'Annunzio. Io ti dirò
verso quali reami d'amor ci chiami il fiume, e ti dirò perché quelle colline che sembrano delle labbra mi parlano, e ti dirò che cosa mi stanno dicendo. Ma adesso il poeta vorrebbe essere come tutti gli altri, perché sa di essere stato escluso, sa di non essere neanche più compreso. Ecco Palazzeschi: gli uomini non domandano più nulla dai poeti, e lasciatemi divertire, sembra che io parli giapponese, l'incomunicabilità tra l'uomo e il pubblico, tra l'artista e la società borghese, che ormai non ha più tempo da dedicare alla letteratura, all'arte. Ecco quanto siano vere, quanto risuonino ancora oggi le parole di Giovanni Verga: viviamo in una società di banche e di imprese industriali, dove l'arte è diventata un lusso per scioperati, per coloro che hanno tempo da perdere. Uno dei valori più grandi di questi autori del primo Novecento sarà proprio la flânerie, il flâneur. È colui che passa tutta la sua giornata a camminare, a vagare per le città di Parigi, per le città più importanti d'Europa, senza una meta precisa. E lo vedremo in un'altra poesia sempre di Palazzeschi, quando elencherà tutte le insegne dei negozi che vedrà passando per una via. La memoria evoca il ricordo, il giorno di Santa Felicita, e si ricorda di questa donna che lui ha voluto amare, che ha cercato di sposare, quindi da cui era attratto, perché il poeta viene attratto da questo mondo borghese basato appunto sul profitto, sul denaro, perché spesso il poeta è una persona squattrinata, ma sarà un fallimento. Lei è sana, perfettamente integrata nel suo mondo, e invece il poeta è il malato. È lo stesso rapporto che poi vedremo tra Zeno Cosini e Augusta e sua moglie: uno è integrato, l'altro no. Signorina Felicita, a quest'ora scende la sera nel giardino antico della tua casa. Quindi siamo proprio al crepuscolo, al calar delle tenebre, quando il sole sparisce. È un mondo che sta per sparire e per essere divorato, fagocitato per sempre dalla logica borghese. Nel mio cuore amico scende il ricordo. Ecco quindi la rievocazione del tempo perduto. E ti rivedo ancora, rivolto alla donna, e Ivrea rivedo, e la cerulea Dora, la Dora Baltea, perché la Dora Baltea passa proprio per Ivrea, quindi ricorda anche questo fiume importante che passa per la città, e quel dolce paese che non dico, dove vive la donna amata, dove vive questo personaggio che è stato importantissimo per il poeta. È il tuo giorno, perché appunto è il suo onomastico, e quindi l'onomastico evoca il ricordo. A quest'ora che fai? Tosti il caffè e il buon aroma si diffonde intorno? O cuci lini e canti e pensi a me? Notate il tricolon: e cuci e canti e pensi a me. Tricolon in polisindeto, all'avvocato che non fa ritorno, e l'avvocato è qui che pensa a te. Avvocato perché Guido Gozzano aveva studiato giurisprudenza, aveva intrapreso questa carriera molto importante. Felicita è intenta alle opere femminili. Vi ricordate Giacomo Leopardi? E Felicita è una novella Silvia, che a sua volta è una novella Penelope. È in casa, sta cucendo, sta cantando, però l'avvocato non fa ritorno. L'avvocato se n'è andato, perché quel rapporto d'amore è perduto per sempre, si è incrinato, non può tornare, però continua a pensarla. Ed ecco che il piacere quindi è possibile solo all'interno della propria mente, cioè nel ricordo. Notiamo quindi anche la teoria del piacere moderna, appunto in chiave moderna, di Leopardi. E adesso che cosa fa l'avvocato? Pensa ai bei giorni di un autunno addietro, Villa Marena, al sommo dell'ascesa, coi suoi ciliegi e con la sua marchesa dannata, e l'orto dal profumo tetro di busso, e i cocci innumeri di vetro sulla cinta vetusta. Alla difesa, quel muro scalcinato che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Ripensa a Villa Amarena. Notate anche il nome stesso, Amarena, ha in sé l'accezione di amaro, ha questo significato proprio negativo. Un mondo dove lui era felice
però racchiuso da queste pareti che hanno in cima cocci aguzzi di bottiglia, quindi un mondo da cui era impossibile evadere, quel nido protettivo, come diceva Pascoli, nel quale però io mi sentivo soffocare, perché era una prigione dorata, ma pur sempre una prigione, perché al di fuori c'è soltanto la logica borghese, il profitto e il denaro. Solo le persone che guadagnano sono utili, le altre le devo eliminare, le devo buttare via. I profumi sono tetri perché ormai è tutto ammuffito, tutto impolverato. Vedremo che questa villa amarena apparteneva ad una marchesa dannata, cioè a una nobile decaduta che è stata costretta a vendere per i debiti, si è indebitata e quindi rappresenta proprio la decadenza, la fine, la morte, il funerale di un ceto sociale che ha dominato l'Europa e il mondo per moltissimi secoli, cioè l'aristocrazia che adesso viene fagocitata dalla classe borghese. È il mastro Don Gesualdo che irrompe nella società e che ruba tutte le terre ai nobili attraverso l'asta. Villa Amarena, dolce la tua casa in quella grande pace settembrina, una casa dolce nella pace di settembre, quindi un luogo davvero di ristoro, di quiete e soprattutto di pausa dal mondo esterno che è dominato invece dal male. E qui ritorna Pascoli. La tua casa che veste una cortina di grano turco fino alla cimasa, una cortina di gran turco quindi dalla testa ai piedi, come una dama seicentista del Seicento invasa dal tempo che vestì da contadina, come una dama vestita da contadina, quindi vestita in maniera semplice, che però è stata invasa dal tempo. Quel tempo è il progresso, non a caso qui è personificato perché usa la lettera maiuscola, invasa dal tempo, è il progresso che irrompe nella società, è quel progresso, quella tecnologia, quel dinamismo che non si ferma mai e chi non si adegua, chi non si adatta è perduto e rimane indietro. Non possiamo, come oggi nella società in cui cambia tutto da un anno all'altro, non possiamo rimanere ancorati al passato. È chiaro, il futuro ci spaventa, spesso ci disorienta anche, ma non possiamo rimanere indifferenti, dobbiamo andare avanti. Qui invece rappresenta proprio la decadenza, il declino, quindi in realtà i crepuscolari sono molto legati ai temi del decadentismo. Naturalmente vedremo che utilizzeranno forme diverse, utilizzeranno anche diversi modi per esprimersi e soprattutto anche i temi non saranno proprio identici, però il concetto di base è sempre lo stesso. Ricordate i simbolisti francesi: io sono l'impero alla fine della decadenza. Quindi non si può veramente imparare a memoria, bisogna fare tutti i collegamenti. Bell'edificio, triste, inabitato. Di nuovo il tricolo, un edificio bello, triste, ma ormai inabitato, non c'è più nessuno, quel mondo è distrutto per sempre, perché un luogo non lo fanno gli edifici, non lo fanno le pareti, ma le persone che ci vivono dentro, grate panciute, logore, contorte. Un altro tricolon, silenzio, fuga dalle stanze morte, odore d'ombra, odore di passato, odore d'abbandono desolato. Fiabe defunte delle sovrapporte, perché sulle sovrapporte ci sono delle descrizioni, ci sono delle immagini, quindi descrizioni per esempio mitologiche di un mondo passato. Sono fiabe defunte, appartengono ad un mondo che non esiste più, non serve neanche commentare. Notate tutti i tricola, notate questo accumulo. Quali sono queste fiabe defunte? Appartengono alla mitologia, a quel mondo che ormai non esiste più e che è stato il modo di raccontare e di esprimersi per secoli. Ercole furibondo e il centauro, le gesta dell'eroe navigatore, Fetonte e il Po, lo sventurato amore d'Arianna, Minosse, il Minotauro, Daphne rincorsa, trasmutata in Lauro tra le braccia del nume Ghermitore. Qui cita tantissimi episodi del mito, ma in particolare dedica più attenzione al mito di Apollo e Daphne. C'è un legame tra il poeta
e la donna amata. Apollo che rincorre la sua amata, di cui è follemente innamorato, ma lei per sfuggirgli ne viene trasformata in un lauro, in una pianta di alloro. E qui il poeta farà la stessa cosa, cercherà in tutti i modi di sposare questa donna, cioè cercherà di amarla, di entrare a far parte del suo mondo, vorrà adattarsi come un camaleonte, ma non ci riuscirà, è inadatto. Ecco che il poeta diventa l'inetto, colui che non è capace di adattarsi a questo stile di vita. È come Alfonso Nitti, lui vorrebbe essere come l'avvocato Macario, che anche quello è un avvocato come il nostro poeta, ma non è possibile, non è più una cosa attuabile, perché lui si sente diverso. E la mitologia appartiene al genere epico, ad un genere dunque importante che era trattato solo ed esclusivamente dagli Aedi, quindi dai poeti, quando loro davvero contavano ancora qualcosa. E quindi di nuovo il contrasto netto tra l'importanza data al poeta nel passato e l'inutilità del presente. Penso l'arredo, che malinconia, penso l'arredo squallido e severo, antico e nuovo, la pirografia sui divani corinzi dell'impero. La pirografia è la tecnica dell'incisione, quando attraverso una fonte di calore si può incidere qualsiasi disegno sul legno, sul cuoio, sul sughero, quindi sono quei disegni fatti appunto sui mobili. E la cartolina della bella Otero alle specchiere, che malinconia. Tutto un elenco di cose passate, la tecnica della pirografia, lo stile impero, quindi i mobili dell'Ottocento, e soprattutto la bella Otero, Carolina Otero, una ballerina e attrice spagnola che è vissuta tra il 1868 e il 1965. Anche lei appartiene a un mondo ormai morto e sepolto. Antica suppellettile forbita, armadi immensi pieni di lenzuola che tu rammendi paziente, a vita semplicità che l'anima consola, semplicità dove tu vivi sola con tuo padre la tua semplice vita. E vive in una casa dove c'è una semplicità a vita. A vita viene da avitus, dal latino, quindi indica un qualcosa sì di vecchio, ma soprattutto di ereditato dagli antenati, di ereditato da qualcuno del passato. Ed è interessante perché c'è un altro contrasto netto tra il mito, la celebrità del personaggio, quindi della bella Otero, pensiamo anche ad Eleonora Duse, citando appunto D'Annunzio, e la semplicità di questa vita, una vita semplice, è una novella Penelope come Silvia di Leopardi, quindi una vita davvero quotidiana, semplicissima, e il poeta vorrebbe vivere una vita di questo tipo, ma non è più possibile, è una semplicità totale che contrasta nettamente con il mondo nobiliare aristocratico del passato, dove tutto era dominato dal lusso e dallo sfarzo. E qui finisce la prima sezione, perché l'intero componimento, che è molto lungo, è suddiviso in sezioni. Anche questo è un altro elemento di enorme deliricizzazione. La divisione in capitoli o comunque in sezioni, l'introduzione del discorso diretto all'interno della poesia, tecnica utilizzata anche dal Pascoli, e soprattutto dall'accostamento di alcune parole che appartengono a dei campi semantici molto lontani tra di loro e che generano delle rime, degli accostamenti particolarmente arditi, moderni, come le camicie che rimano con nice. Notate quindi l'enorme abbassamento lirico, è comunque una poesia raffinata, colta, perché comunque dentro c'è uno studio importante, è un abbassamento lirico voluto naturalmente, però sono tutte spie, tutti sintomi di un enorme disagio, cioè del fatto che il poeta non è più ascoltato come un tempo. E per tutta questa serie di motivi si può parlare di prosa lirica o di poesia narrativa, perché di fatto è quasi un racconto, anche se continua ad utilizzare i versi. Quel tuo buon padre, in fama d'usuraio, quasi bifolco, ma coglieva senza inquietarsi della mia frequenza, mi parlava dell'uve e del massaio, mi
confidava certo antico guaio notarile, con somma deferenza, quel tuo buon padre, quel padre che però è quasi un bifolco. Il bifolco sarebbe il guardiano dei buoi, oppure l'aratore a giornata, e quindi poi passa ad indicare quella persona rozza, zotica, ignorante. Quindi davvero è una persona sì che appartiene alla borghesia, che ha fatto i soldi, ma che in realtà non è degno di abitare in questo luogo. Quindi è una vera e propria dissacrazione, è un mondo che viene davvero conquistato, alterato, svilito, quasi stuprato da una categoria, cioè la borghesia, che non avrebbe alcun diritto di dimorare in questi sacri luoghi, che sono appartenuti alle persone più colte, più raffinate di un mondo che però non esiste più, perché il denaro ha vinto sulla cultura, sulla nobiltà di sangue e sull'eleganza, sulle buone maniere, su qualsiasi altra cosa. Infama d'usuraio, quindi si vocifera che sia un usuraio, uno strozzino, quindi che presta denaro a interesse, quindi di nuovo la logica del profitto, che non guarda in faccia a nessuno. Quindi la scelta dell'usuraio non è casuale. Mi parla dell'uva, del massaio, di un antico guaio notarile, perché il poeta è un avvocato, e adesso compare proprio il discorso diretto: senta avvocato, e mi traeva inquieto nel salone, talvolta con un atto che leggeva lentissimo, in segreto, quindi con un documento che poi si metteva a leggere in maniera molto lenta, perché i borghesi danno un'enorme importanza ai contratti, alle clausole. Io l'ascoltavo docile, distratto da quell'odor di inchiostro putrefatto, da quel disegno strano del tappeto, da quel salone buio e troppo vasto. È un luogo che non si addice a queste persone, sono fuori luogo, non hanno alcun diritto di essere qui, e lui viene distratto perché non è interessato al denaro, ma è interessato al luogo, a ciò che rappresenta, a ciò che è andato perso per sempre. La marchesa fuggì, le spese cieche, quindi capiamo che la marchesa appunto si era indebitata e quindi fu costretta a fuggire e ad abbandonare tutto. Da quel parato a ghirlandette, a greche, dell'810, ma il catasto, quindi siamo nel 1810, da quel tic-tac dell'orologio guasto. Vedete, mentre l'usuraio parla, il poeta è distratto da tutte queste cose, dal parato, dal tic-tac dell'orologio, che però è guasto, non funziona più, perché quel mondo si è rotto per sempre. L'ipotecario è morto e l'ipoteche capiva poi che non capivo niente e sbigottiva. Ma l'ipotecario è morto! E se l'ipotecario è morto, allora fortunatamente tu comparivi tutta sorridente. Ecco il nostro malato immaginario, e qui è Felicita che parla ed è una frase chiave. Ecco il nostro malato immaginario. La malattia è il sintomo del disagio, appartiene cioè a una malattia, a una profonda inquietudine che però è esistenziale, quindi in realtà rappresenta ciascuno di noi, l'uomo moderno, che non si sente più bene, in pace con se stesso, vive quel male di vivere tanto descritto, studiato e analizzato da Eugenio Montale. Il poeta è inutile per la società borghese, capiva che non capivo niente, ed è una cosa impossibile per questo usuraio, per questo borghese. Come fa a non capire questo avvocato? Come fa ad essere così ottuso? Non c'è più la comunicabilità, ed è un malato immaginario, come dice Felicita. In realtà il disagio è tutto interiore, ma la cosa interessante è che Felicita non è affatto malata, lei è perfettamente sana e ben integrata in questo tipo di società. È una piccolo borghese che vive la sua vita di tutti i giorni. Nella sezione terza invece vedremo che comparirà una descriptio puelle che ribalterà completamente il canone petrarchesco, perché lei è ancora bionda con gli occhi azzurri, ma non è più bella, viene completamente deliricizzata. Il suo azzurro non è più l'azzurro del cielo, l'azzurro del paradiso, o di una pietra preziosa come lo zaffiro, ma diventa quell'azzurro di stoviglia, di quei piatti quando vengono puliti in cucina. Ma di questo poi parleremo nella seconda parte, perché è una poesia molto lunga ed è bene trattarla un po' alla volta. Ci vediamo alla prossima lezione, in cui continueremo e arriveremo a fare una lezione, vi prometto, molto lunga, su cui ci interrogheremo
cosa resta da fare al poeta? A presto.